Ciao a tutti ragazzi, sono qui con il Korg Minilog, sono ospite di Synth Cloud anche oggi, con i miei amici qua, Daniele, Manfredi e Alex, e, insomma tutta la banda, siamo qui circondati dalle tastiere. E il Korg Minilog io l'ho avuto, ci ho suonato in studio un po', l'ho usato, mi sono molto divertito e niente, adesso volevo farvi sentire un po' come funziona. È un synth analogico, diciamo alla vecchia, molto semplice ma molto deciso, nel senso che è ottimo anche per capire la sintesi. Quindi, insomma, partirei questo è un oscillatore aperto e abbiamo tre forme d'onda. Qui tra l'altro abbiamo questo schermo che ci permette di vederle. Abbiamo le forme d'onda, l'ottava, poi lo shape, e anche qui possiamo vedere cosa succede alla forma d'onda. Questa è una cosa importantissima, molto piacevole e anche importante. Poi abbiamo chiaramente il pitch e quindi possiamo andare, considerando le ottave, possiamo scendere veramente in basso e andare molto in alto. Quindi insomma torniamo nella decenza. Questo è un solo oscillatore. Esatto. Poi abbiamo, a questo punto aprirei il secondo oscillatore, qui vengono segnati anche i parametri quando muoviamo qualcosa, quindi la cosa interessante è che io per esempio il detuning posso vedere esattamente se sono intonato o se non sono intonato. Possiamo sincronizzare i due oscillatori oppure lasciarli liberi di modo che si possano sfasare un po'. Anche qui abbiamo lo shape e l'intonazione del secondo oscillatore e cominciamo a sentire un po' di movimento. Abbiamo anche la cross modulation, dove un oscillatore modula l'altro. Impurezza, filtro, resonance. Abbiamo un noise. Insomma, funziona tutto molto bene. Abbiamo una DSR, envelope generator. Pitch bender. Ecco, diciamo che già con tutte queste, già solo così abbiamo tantissime possibilità. Abbiamo un LFO che possiamo assegnare allo shape, al cutoff e al pitch chiaramente. Scegliere il rate.
La cosa bella è vedere sempre cosa succede all'onda. Ecco, sentite che insomma siamo partiti da zero e comunque siamo ancora in modalità poli. Siccome eravamo un po' in questo mondo disgraziato, possiamo andare in unisono dove tutta la potenza delle voci in modalità unisono. Poi abbiamo anche un delay, un effetto. E qui si può entrare veramente. Sentite che la massa sonora non manca, insomma. Insomma, è uno strumento veramente molto molto interessante. Poi ci sono altre modalità. Poi c'è un arpeggiatore. Insomma, diciamo che la potenza di fuoco è abbastanza insomma, vasta, varia. Io ora non so, ne ho sentite di tutti i colori, nel senso che molti dicono sì, ma è uno strumento così. Beh, chiaro, non ha la voce di uno strumento che costa 4.000 euro, però per quello che costa veramente, ora vi faccio sentire un po' di preset, così, giusto per farci un'idea. Ma insomma, io credo che li valga tutti, se non di più, quelli che costa, soprattutto usato, diciamo. Insomma, partendo da un preset con le modulazioni e tutto il resto, si può arrivare molto lontano. I suoni di fabbrica sono molto belli. Suonano bene, ci sono anche un po' di suoni sperimentali, un po' di bassi. Chiaramente abbiamo l'arpeggiatore. Sentite che c'è anche una bella carica di basse,
insomma non è affatto da sottovalutare, secondo me. C'è di tutto. Classici lead. Ci sono anche dei suoni che ricordo mi erano rimasti particolarmente, a cui mi ero affezionato particolarmente. Esatto, queste cose sono, vabbè, sono io che ho questo gusto un po' retro, però sentite la morbidezza. E insomma, polifonico 4 voci vuol dire che si possono fare anche accordi un po' più interessanti, insomma. Quindi poi con l'aiuto dell'effetto queste cose possono prendere insomma, se si vuole un analogico polifonico, 4 voci di polifonia, si può andare in duo, che diventa praticamente, le voci si riducono perché sono due per nota, e unisono sono tutte concentrate, quindi lo strumento diventa monofonico. Poi ci sono altre possibilità, tra cui appunto l'arpeggiatore, come dicevamo. Tutto in sync con l'effetto, insomma, nel senso, c'è anche un sequencer con cui possiamo registrare delle idee, delle cose, farlo suonare, intanto muoverci. Insomma, è uno strumento estremamente completo in realtà. Chiaramente, come dicevo prima, la voce che ha è la voce di uno strumento comunque che costa quello che costa. Però, insomma, io sinceramente... Insomma, è raro avere 2 VCO, un filtro tutto analogico in una macchina comunque in uno strumento comunque che costa relativamente poco, ripeto, soprattutto usato è un'ottima occasione. Quindi insomma, più o meno spero di avervi detto tutto quello che potevo, a modo mio, nel senso che così la mia è più un'impressione musicale che tecnica. Però a me il suono, il sound che ha piace, poi chiaramente, ripeto, senza voler andare a toccare altri lidi e altre possibilità anche economiche, è una cosa che ha il suo valore e la consiglio sinceramente, soprattutto se si vuole entrare nel mondo della sintesi, cominciare a capire come funziona. Questo è un classico sintetizzatore proprio a 2 oscillatori, 4 note di polifonia, insomma è molto bello. E quindi io vi ringrazio, vi saluto. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella così che io possa disturbarvi il più possibile. E vi ringrazio ancora, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Korg Minilogue, Synth Cloud, grazie a tutti. Ciao ciao.